Ma buongiorno, buonasera e buon pomeriggio, caro studente e cara studiante, e bentornato e bentornata nelle nostre video lezioni di grammatica approfondite del mese di marzo. Di cosa parleremo questo mese? Quale intrigante e interessante argomento grammaticale studieremo insieme in questa video lezione? Te lo dico subito, ma dopo averti presentato i miei due nuovi amici. Innanzitutto sono in Inghilterra in questo momento, sono venuta da Marcos che, come sai, se non lo sai adesso lo scoprirai, è l'altro cofondatore, coideatore di Lernilango, e la parte tecnologica, diciamo, è la mente tecnologica di tutto questo progetto, di tutta questa scuola digitale. Lo ripeto sempre e non smetterò mai di ripeterlo che senza Marcos tutto questo non esisterebbe, perché io e la tecnologia non andiamo molto d'accordo. Quindi adesso sono venuta qui in Inghilterra da Marcos che vive qui, lui è di origini brasiliane ma vive in Inghilterra, e abbiamo girato insieme le altre 30 video lezioni del nostro corso online di italiano avanzato. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo messi al lavoro per 8 giorni molto intensi, ma ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti. Il primo modulo di questo corso è già online, lo trovi sul nostro sito lernilango.com, gli altri 3 moduli saranno disponibili nei prossimi mesi, speriamo entro la fine del 2023. Questo è il nostro obiettivo, ma ovviamente poi, come ben sai, la vita ha altri progetti per noi. Quindi per adesso diciamo entro fine anno tutto sarà pronto, poi chissà. Quindi torniamo ai miei due amici, perché ho questi due dinosauri qui con me. Allora, innanzitutto sono dei regali che ho comprato per mio nipote, che ultimamente è fissato con i dinosauri. Ecco, lui è interessato a tante creature viventi, ma in questo periodo è interessato a delle creature estinte come i dinosauri. E quindi gli ho comprato questo, che ho battezzato, ho rinominato il dinosauro squacquerone, proprio come lo squacquerone, il formaggio, quel formaggio fresco, spalmabile che si trova in Emilia-Romagna, che di solito si mangia con la mortadella. Lui invece è il dinosauro arrabbiato, o anche detto dinosauro bubblegum, o gomma da masticare, o Big Bubble. Ti mostro questi due dinosauri perché ho proposto a Marcos di trasformare l'icona di Lernilango in un dinosauro. Chissà se Marcos accetterà questa mia proposta di trasformare Lernilango, l'icona che adesso puoi vedere qui sullo schermo, in un dinosauro. Perché ecco, questa icona, se non hai capito, perché a volte le persone mi chiedono ma che cos'è questo essere, che cos'è questa creatura? È un omino, è neanche un omino, è una creatura, appunto, che abbiamo pensato asessuata, cioè né uomo né donna, ma una creaturina che indossa delle cuffiette, sta leggendo, ha davanti a sé un libro, un materiale cartaceo, e dovrebbe rappresentare appunto lo studente, la studentessa di lingua italiana, che unisce la parte tecnologica, quindi metodi innovativi come l'ascolto con le cuffie, alla parte più tradizionale dell'apprendimento, e quindi ha di fronte a sé questo libro, proprio perché l'obiettivo di Lernilango è quello, è cercare di conciliare metodi di studio più innovativi con metodi di studio tradizionali. Quindi parte il sondaggio. Secondo te dovremmo o non dovremmo trasformare l'icona di Lernilango in un dinosauro? E se sì, quale dei due? Il dinosauro squacquerone o il dinosauro Big Bubble? Aspetto i tuoi commenti. Ebbene dunque, torniamo a noi dopo questo sondaggio iniziale su Lernilango dinosauro e vediamo un po' di cosa parleremo nella video lezione di grammatica di questo mese. Parleremo insieme della differenza tra 3 verbi che si utilizzano con fatica. E perché si utilizzano con fatica questi verbi? Perché appunto sono dei sinonimi. E come tutti i sinonimi, molto sinonimi tra loro, è difficile capire a volte quando utilizzare uno e quando utilizzare l'altro. E dunque iniziamo subito e partiamo col vedere quali sono questi 3 verbi, queste 3 strutture. Queste 3 strutture sono il verbo potere, il verbo riuscire e la struttura essere in grado di.
Partiamo da una premessa importantissima, e cioè partiamo dicendo che sì, sono sinonimi e come tutti i sinonimi, nella maggior parte dei casi sono interscambiabili. Posso nuotare, riesco a nuotare, sono in grado di nuotare. Sostanzialmente io sto dicendo la stessa cosa, perché ripeto, questi verbi sono sinonimi. Ecco perché anche tu hai difficoltà a riconoscere la differenza, a vedere la differenza fra questi tre verbi. Perché sostanzialmente il significato è molto simile, ma poiché noi siamo precisini e precisine, adesso entriamo più nel dettaglio, perché se noi scaviamo ed entriamo più nel dettaglio di questi verbi, sì, troveremo delle sfumature diverse, o almeno le troveremo delle sfumature diverse, ascoltami bene, tra potere da un lato e riuscire ed essere in grado di dall'altro. Perché? Se tra potere e questi due verbi c'è effettivamente una differenza di significato, tra questi altri due verbi, e cioè riuscire ed essere in grado di, non c'è una differenza di significato, ma c'è una differenza di livello. E dunque iniziamo subito. Iniziamo aggiungendo a questa lista di verbi un altro verbo, e cioè il verbo sapere. Perché per capire bene la differenza tra questi tre verbi, secondo me è importante aggiungere a questa lista anche il verbo sapere, perché così vedrai maggiormente la differenza. E dunque partiamo da queste frasi. Posso nuotare, so nuotare, riesco a nuotare, sono in grado di nuotare. Partiamo dal verbo potere. Quando tu utilizzi il verbo potere, stai parlando di una possibilità. E quando dunque tu dici posso nuotare, stai dicendo è possibile che io nuoti. Certo, c'è la possibilità che io nuoti. Il fatto che io nuoti è una cosa possibile, è una cosa che si può realizzare, che può succedere. Perché ricorda, il verbo potere ha proprio questa sfumatura di possibilità dentro di sé. Posso entrare? C'è la possibilità che io entri? Mi dai la possibilità di entrare? Vedi questa sfumatura? È una sfumatura di possibilità. Ma per capire meglio, vediamo una situazione comunicativa in cui useremmo questa frase posso nuotare. Immaginiamo due amiche che il fine settimana, il sabato e la domenica, due amiche che vivono a Bari, dove c'è il mare, ok? E il sabato e la domenica queste due amiche vanno a nuotare al mare. Ma non sempre, perché dipende dagli impegni settimanali. Quindi una delle due amiche chiama l'altra il venerdì e le dice: «Ciao Elisabetta, domani puoi nuotare?» Elisabetta risponde: «Certo, domani posso nuotare. Ho la possibilità di nuotare». Vedi? Le sta chiedendo se è possibile andare a nuotare insieme, se c'è questa possibilità. Quindi ricorda sempre possibilità. A questa lista ho aggiunto anche il verbo sapere, perché se da un lato con potere noi parliamo di possibilità, cioè è possibile che io faccia qualcosa, con il verbo sapere, so nuotare, io sto parlando di una capacità. Quindi immagina di nuovo queste due amiche che decidono di andare a fare una vacanza al mare. Ma l'amica, una delle due amiche, si chiede: ma chissà se Elisabetta sa nuotare? Non le ha mai fatto questa domanda. Allora la chiama e dice: scusami, stiamo andando in vacanza al mare, Elisabetta, ma tu sai nuotare? Cioè, hai la capacità di nuotare? Possiedi questa abilità? Possiedi questa capacità? Lo sai fare? Vedi? Quindi qui c'è la sfumatura di capacità. Sfumatura di possibilità, sfumatura di capacità. Ma vediamo meglio adesso, invece, riuscire ed essere in grado, perché adesso faremo un altro esempio e qui capirai bene la differenza tra riuscire ed essere in grado e potere, ma anche sapere. Siamo sempre in questo contesto comunicativo, immaginiamo queste due amiche
Elisabetta ha avuto un problema alla schiena, ok? Ha preso uno strappo alla schiena, quindi non può muoversi. Quindi per tanto tempo queste amiche non sono andate nel fine settimana a nuotare al mare, ma dopo un po' Elisabetta guarisce. Allora l'amica chiama Elisabetta e la invita ad andare al mare insieme. Ma quando la chiama ad invitarla, le chiede: sì, andiamo al mare, ma tu riesci a nuotare? Sei in grado di nuotare? Non le sta soltanto chiedendo: è possibile nuotare domani? È possibile andare insieme a nuotare domani? Ma le sta chiedendo: riesci a nuotare? Cioè, nonostante il problema, in virtù proprio di questo problema alla schiena che hai avuto, adesso riesci a nuotare? Sei in grado di nuotare? Se andiamo al mare, tu ci riesci? Quindi vedi che c'è una differenza, una sfumatura diversa. Non le sta solo dicendo: c'è la possibilità di nuotare domani? Cioè, è possibile andare? Hai impegni? Non le sta dicendo se è possibile, le sta dicendo se lei ci riuscirà proprio per il dolore, per il problema che ha avuto alla schiena. Quindi riuscire ad essere in grado non significa soltanto potere, quindi avere la possibilità di fare qualcosa, ma riuscire ad essere in grado hanno più il significato di farcela, e cioè di avere successo in qualcosa, di riuscire a portare a termine qualcosa. Vedi la differenza? Puoi nuotare? C'è la possibilità di nuotare? Riesci a nuotare? Cioè, riesci a portare a termine questa azione? Riesci ad avere successo nel fare questa azione? Non è soltanto è possibile, ma è proprio questo concetto di successo, di avere successo nel portare a termine questa azione. Ovviamente anche qui capisci che le sfumature sono veramente sottili, le sfumature di significato. Per questo anche i parlanti, queste tre parole, questi tre verbi, anche i parlanti li utilizzano in modo interscambiabile. Una volta dicono posso, riesci, sei in grado, eccetera, eccetera. Perché la differenza è molto sottile, ma se tu vuoi scavare, trovi proprio questo alla base. Da un lato la possibilità, dall'altro invece la capacità di avere successo, di portare a termine qualcosa in virtù di altro. Ricorda l'esempio di Elisabetta, che ha avuto un problema alla schiena. Se Elisabetta non avesse avuto un problema alla schiena, la sua amica l'avrebbe chiamata dicendo: puoi nuotare domani? Andiamo a nuotare domani? Semplicemente. C'è questa possibilità? Cioè, nella tua vita impegnata, c'è questa possibilità? Nella tua vita piena di impegni, c'è questa possibilità di andare a nuotare insieme? Sì, no. Ma quando l'amica l'ha chiamata e le ha chiesto: riesci a nuotare domani? L'amica sapeva che Elisabetta aveva un problema alla schiena. Allora le ha chiesto: se andiamo al mare, tu saresti capace di nuotare? Nel senso, riesci ad avere successo in questa attività? Riesci a portarla a termine? Non solo ti chiedo se puoi venire al mare con me, ma ti chiedo: se entriamo in acqua, tu sei capace di nuotare proprio per il problema che avevi alla schiena? Quindi, ripetiamo, posso nuotare? C'è questa possibilità. C'è la possibilità che io nuoti. Proprio come se io sto entrando in casa di qualcuno e dico: posso entrare? È possibile che io entri? Ho la possibilità di entrare? 2. Sapere nuotare significa avere l'abilità di nuotare. Quindi io ti chiedo: sai nuotare? Certo, so nuotare. Sono capace di nuotare, nel senso che ho questa abilità. Non che c'è possibilità di nuotare, ma che ho questa abilità di nuotare. Riesci a nuotare? O sei in grado di nuotare? Non significa possibilità, ma significa avere successo in questa cosa, in questa attività, riuscire a portare a termine questa attività. Se ti metti in acqua, proprio per il tuo problema alla schiena, riesci a nuotare? Cioè, riuscirai a portare a termine questa attività? Avrai successo? O ti bloccherai perché sarà troppo forte il dolore alla schiena? Se ti metti in acqua, sarai in grado di nuotare proprio per il tuo dolore alla schiena? O anche lì, appena ti metti in acqua, ti irrigidisci e non riesci a muoverti proprio per il dolore alla schiena? Quindi vedi, c'è proprio questo concetto di portare a termine un'attività. Riesci a finire di lavorare
per le 20? Cioè, puoi portare a termine il tuo lavoro entro le 20? Riesci ad avere successo in questa attività che ti ho chiesto di fare? Se chiedo, puoi finire di lavorare alle 20? Non sto dicendo riesci a portare a termine il tuo lavoro, ma c'è questa possibilità? È possibile finire di lavorare entro quell'orario? Lo so che ti suonano molto simili e lo sono molto simili, ma ricorda l'esempio del nuotare con il mal di schiena e lì capisci la piccola sfumatura di significato diversa fra questi verbi. Comunque riuscirai a capire meglio questa differenza facendo gli esercizi di grammatica che ho creato per questa video lezione, esercizi che trovi sul sito lernilango.com. Con quegli esercizi riuscirai a mettere in pratica tutto quello di cui ho parlato qui e capirai anche meglio la differenza tra questi verbi. Ultima cosa che voglio dire, abbiamo detto che da un lato abbiamo potere, dall'altro invece abbiamo essere in grado di e riuscire. Essere in grado di e riuscire sono effettivamente interscambiabili tra loro e la differenza è solo di registro. Riuscire a è un livello medio-basso. Non a caso è uno dei primi verbi che si impara quando all'inizio si inizia un corso di lingua italiana. Essere in grado di, invece, è una struttura più complessa, è un livello linguistico medio-alto. Altra parentesi, ripetiamo brevemente come si utilizzano questi verbi. Potere è un modale e chiama l'infinito dopo, senza preposizione. Riuscire chiama la preposizione a più l'infinito. Essere in grado di ha la preposizione di più l'infinito dopo. Bene, terminata la video lezione del mese. Mi raccomando, gli esercizi molto importanti. Esercizi, ricordo, riservati agli abbonati al canale YouTube e ai nostri patroni su Patreon. Se hai delle domande, io sono qui. Grazie per il tuo ascolto e noi ci sentiamo il prossimo mese con un nuovo argomento grammaticale. E ricorda di farmi sapere se va bene per te trasformare l'Ernilango in un dinosauro. Ciao!